Non so se lo avete notato, ma ci sono dei marchi di cui si parla veramente molto poco. In ambito slot car, infatti, si tende sempre a considerare alcune marche di vetture. Alcuni produttori sono forse più bravi di altri nel fare le loro slot car? Oppure ci sono delle macchine che sono più da considerarsi un giocattolo piuttosto che una vera slot car pronta per competere? Bene ragazzi, questo è proprio il caso di questa vettura, o meglio di questa marca. Stiamo parlando infatti di Carrera, perché ci sono canali dedicati solo ed esclusivamente a questo marchio tedesco e invece in alcuni altri canali proprio non se ne fa menzione. Mi raccomando ragazzi, rimanete fino a fine del video perché andiamo a scoprirli insieme. Faremo insieme l'unboxing di questa splendida BMW M6 che corre nella categoria GT3. Andiamo ad aprirla e scoprirne tutti i segreti. Ciao ragazzi, io sono Massimo e vi do come sempre il benvenuto sul canale Slot Car Tech. Se siete appassionati di slot car e vi interessa tutto quello che gravita attorno a questo fantastico mondo, allora siete nel posto giusto. Mi raccomando, mettetevi comodi, visione dall'alto e iniziamo subito con l'unboxing di questa splendida BMW made by Carrera. Ci salta subito all'occhio le importanti dimensioni di questa teca. Infatti siamo normalmente abituati ad avere una confezione che racchiude il semplice modello, qui invece ci troviamo con una scatola decisamente di dimensioni più abbondanti. E poi devo dire la verità perché è decisamente anche bella. La basetta infatti, come possiamo notare, non è una basetta piatta ma è una basetta leggermente inclinata, per cui la vettura ci viene presentata un po' inclinata rispetto all'asse tradizionale. E poi, come vediamo anche nella parte retrostante della nostra vettura, abbiamo un pezzettino della teca che ha una colorazione a specchio e così ci permette anche di vedere la vettura dall'altra parte. Insomma, abbiamo una visione a 360 gradi della nostra vettura. La possiamo vedere nella parte superiore ma anche tutto attorno, grazie anche appunto a questa parete specchiata. Una parete specchiata che non comprende tutta la teca, tutta la confezione del nostro veicolo, ma diciamo circa 3/4 della parte posteriore. Bello anche il fatto che già da qui posso intravedere una protezione nella parte posteriore della vettura in policarbonato trasparente, quindi non mi dà neanche troppo fastidio nel vedere l'insieme della macchina, però sicuramente mi permette di bloccare il modello all'interno della sua confezione. Giro la confezione un po' tutta attorno a 360 gradi per vedere quello che troviamo. Diciamo che nella parte posteriore abbiamo le solite indicazioni anche dell'età a cui è indicato questo modello, in questo caso ci dice dagli 8 anni in su, e poi c'è un pratico opuscolo, qui vediamo, lo dovrei staccare, quindi aprire, in diverse lingue, che mi dà le indicazioni di sicurezza. Ci sono delle indicazioni, ecco, che mi dicono che non posso utilizzare la vettura con delle piste che hanno una parabolica di grado superiore ai 30 gradi. Insomma, ci sono delle indicazioni che mi danno già un inquadramento generale di questa vettura. Ci sono poi anche un sacco di adesivi. Questo ad esempio olografico è il certificato di licenza per la costruzione di questa vettura, e poi c'è il classico marchietto della Carrera con scritto Official Product. Ci sono due pratici adesivini sempre marchiati Carrera, quindi non troviamo il classico pezzettino di scotch che mi va a chiudere la parte trasparente della basetta. Giriamo al contrario, ancora un sacco di indicazioni, nuovamente un'etichetta con tante indicazioni su quello che si può e non si può fare con tutti questi pezzi di plastica. Questo bollino non è un bollino che trovate insomma su tutte le confezioni di Carrera. In questo caso non sta ad indicare magari una vettura con difetti di tampografia o altro, semplicemente molto probabilmente è un'indicazione della macchina vera e propria. Beh ragazzi, siamo arrivati praticamente alla conclusione della descrizione della teca, non ci rimane che aprirla. Per farlo dovrò per forza andare a togliere questi due adesivi in plastica marchiati Carrera. Li togliamo sia da una parte che dall'altra e possiamo così andare a sollevare la nostra confezione. Togliamo la teca trasparente, togliamo anche la protezione in policarbonato trasparente, mi rimane sulla basetta la macchina vera e propria. Ragazzi, là vicino guardate il livello di specchiatura di questa parete posteriore. Praticamente è un adesivo ma è un vero e proprio specchio, perché in pratica mi fa vedere la macchina nella sua parte posteriore, quella nascosta, in modo quasi perfetto al 100%. Apro solo una parentesi perché vedete quanto è grande questa macchina, sembra veramente una scala più grande rispetto all'1.32, perché la BMW M6 è già maestosa di suo e la Carrera l'ha riprodotta
fatta con la perfezione della scala in 1.32, quindi il risultato è una macchina veramente gigantesca. Per staccarla dalla sua basetta dovrò girare la confezione sottosopra e qui ho una vite decisamente grande. Anche in questo caso noi siamo abituati alle classiche viti da svitare con il cacciavite, qui invece come vediamo abbiamo una vite che si svita a mano. Ci tengo a farvela vedere perché come potete notare è una vite veramente molto grande. La spostiamo da una parte, ci rimane la confezione in mano che adesso noi andiamo a togliere, non ci serve in questo momento, e abbiamo così la nostra vettura. Partiamo subito dalla parte sottostante. Un telaio praticamente chiuso, come vedete è un telaio completamente piatto, abbiamo solo qualche rilievo nella parte posteriore dove si va a simulare l'estrattore dell'aria. Notiamo già un magnete diciamo di generose dimensioni nella parte posteriore, un motore che si intravede da questa fessura. Non riesco ancora a capire se si tratta di un Mabuchino o di un motore a cassa lunga, poi lo vedremo aprendo la vettura. Qui c'è il foro dove c'era la vite che teneva la vettura ferma, quindi guardate le proporzioni anche di questo foro, tutto grande su questa slot car della Carrera. E poi abbiamo un pick up, anche questo manco a dirlo, di grandissime dimensioni, ha una molla di ritorno, infatti come vedete se io lascio c'è proprio lo scatto che mi fa tornare il pick up in posizione rettilinea, e poi un interruttorino qui, e poi andremo anche a vedere di che cosa si tratta questo interruttore. Questa macchina non è una macchina digitale, quindi è una macchina classica analogica, non ha nessun chip digitale. Me ne accorgo dal fatto che il posto dove dovrebbe esserci il chip digitale è al momento tappato, è chiuso, quindi questa macchina la posso utilizzare tranquillamente su tutte le piste analogiche in commercio. Stiamo parlando di piste Polycar, stiamo parlando di scale auto, stiamo parlando di Ninco, stiamo parlando anche di piste autocostruite senza nessun tipo di problema, e chiaramente anche sulla pista Carrera, che è lo stesso produttore che va a costruire anche queste splendide slot car. Tornando alla parte della carrozzeria della vettura, andiamo così a vederla anche a 360 gradi, e guardandola posso assolutamente dire che la carrozzeria, le tampografie, tutto quello che riguarda questa vettura è decisamente ben rifinito, ben costruito, insomma curata nei minimi dettagli. Mi piace veramente parecchio anche il cofano anteriore, perché se vedete qua ci sono i due estrattori dell'aria sul cofano, le due prese sono di colore nero opache, a differenza della carrozzeria che invece è lucida, quindi c'è anche un'attenzione ai dettagli. Bello il marchio BMW davanti, spettacolari i fanali di colore giallo nella parte anteriore, un muso aggressivo, un muso veramente molto ben realizzato, specchietti ben saldi sulla carrozzeria, hanno la parte riflettente. Ecco, qui mi fa strano il fatto che sulla confezione della vettura abbiano utilizzato una carta, un adesivo riflettente veramente di altissima qualità, mentre sugli specchietti retrovisori abbiano semplicemente verniciato di un grigio quello che dovrebbe essere la parte riflettente. Forse qui, ecco, io avrei avuto un minimo di cura in più rispetto alla classica confezione. Un'altra cosa che mi salta subito all'occhio, anche perché stiamo parlando di una vettura che come vedete è veramente ben realizzata sia esternamente che internamente, è il marchio Carrera sulle gomme. Io mi sarei aspettato magari un marchio relativo alle gomme, qui vediamo ad esempio la scritta Hankook, quindi mi sarei aspettato anche la stessa scritta sulle gomme. Invece Carrera ha pensato bene di utilizzare il suo marchio per andare a firmare le gomme della macchina, ma se vogliamo dirla tutta, effettivamente le gomme in questa scala 1.32 sono Carrera, quindi forse da un certo punto di vista è anche più giusto così. Un altro dettaglio sul quale mi soffermerei un attimo sono i cerchi, belli, grandi, decisamente ben realizzati, con all'interno il classico disco baffato e la pinza. Per il resto le tampografie sono veramente molto ben fatte, anche quelle piccole sono veramente molto ben leggibili, si legge benissimo il nome del pilota, insomma una vettura decisamente ben realizzata. Internamente faccio fatica ad andare a vedere il pilota, vedo però che ha le grafiche BMW perché vedo il casco con il marchio BMW al suo interno. Dico faccio fatica a vedere il pilota perché l'abitacolo ha
tutto quello che dovrebbe avere nella realtà, quindi griglie di protezione, roll bar anche centrale, sedile avvolgente per quanto riguarda il pilota e addirittura lo specchio retrovisore. Insomma, non hanno certo badato al peso su questa vettura. Decisamente affascinante anche la parte posteriore. Ragazzi, guardate questo splendido alettone di grandi dimensioni con la scritta Walkenhorst Motorsport nella sua parte sottostante, quindi lo si vede solo girando la macchina sotto sopra. Speriamo di non capotare troppo e quindi di farlo vedere il meno possibile, non per il marchio ma quanto più per la nostra guida. E poi, a parte gli scherzi, un posteriore decisamente molto ben realizzato, fanali ben raccordati e tutto il resto della carrozzeria, un estrattore che si raccorda molto bene alla carrozzeria della vettura. Insomma, tutto decisamente molto ben realizzato. Sono curioso di aprire la macchina e vedere anche il suo interno, anche perché tenendo in mano questo modello di BMW M6 GT3 di carriera, una cosa che sento da subito è il peso. Insomma, una vettura che mi sembra abbastanza pesante, vuoi per il magnete, vuoi per la grandezza della macchina, vuoi per un telaio che, come vedete, è completamente chiuso. Insomma, ci sono tanti piccoli accorgimenti che se adottati potrebbero comunque abbassare il peso della vettura. Ma qui stiamo parlando di carriera, stiamo parlando appunto di una vettura che si vede decisamente molto poco in ambito competitivo, forse probabilmente anche per il peso, forse per la meccanica, non lo so. Adesso apriremo la macchina e andremo un po' a capire anche come è fatta al suo interno. Per farlo dovrò andare a svitare 4 viti, ne trovo 2 nella parte anteriore della macchina e 2 nella parte posteriore. Sono viti a croce, quindi mi munisco del mio solito cacciavite e procediamo così al disassemblaggio tra carrozzeria e telaio della vettura. E partiamo dalla carrozzeria. Non metto anche il telaio perché poi ci tengo a farvelo vedere a parte e non spoilerarvi ancora nulla. Spendiamo anche 2 parole sulle viti perché, come possiamo notare, non sono assolutamente viti metriche, non sono viti imperdibili, sono delle classiche viti con filetto per così dire da legno e sono anche queste decisamente grandi. Insomma, tutto too much su questa vettura, tutto molto molto grande. Prendiamo adesso la carrozzeria, la giriamo al contrario. All'interno della carrozzeria praticamente troviamo solo ed esclusivamente l'abitacolo. L'abitacolo in plastica dura, è una plastica abbastanza spessa, è una plastica che sicuramente concorre ad aumentare il peso anche in modo notevole della nostra vettura, però come abbiamo visto Carrera ci tiene a fare bene, ovvero ci dà la possibilità di avere una macchina veramente molto molto bella, e questo bisogna dargliene atto perché a livello grafico, a livello estetico, tutta la carrozzeria è veramente molto ben realizzata. Internamente abbiamo le 4 colonnette che sono anche abbastanza piccoline e molto resistenti, quindi non abbiamo problema qua di andarle a rompere magari in caso di urti o anche andando ad avvitare una vite un po' più del voluto. Poi nella parte anteriore, come vedete, c'è questo pezzo di plastica trasparente di colore giallo che dà il giallo anche ai fari, è presente anche in tutta la parte anteriore del paraurti, quindi come abbiamo già detto prima andiamo ad aumentare il peso. I fanali posteriori invece sono quasi spariti, ci sono, come vediamo là al fondo, impresi all'interno della plastica, sono stati coperti in quanto questo pezzo di paraurti è stato applicato in un secondo momento e qui ci sono i punti di giunzione, quindi molto probabilmente i fanali vengono spinti dall'esterno verso l'interno e poi sono inglobati direttamente con la carrozzeria. Insomma, una carrozzeria che l'abbiamo vista prima, decisamente molto bella, un po' pesante. Ripeto, sono curioso di andare a capire il peso sia della carrozzeria che del telaio e poi della macchina completa. Lasciamo però adesso la parte estetica e addentriamoci un po' di più in quello che è la parte meccanica. Quindi togliamo di mezzo la nostra carrozzeria, spostiamo le viti che non ci servono più e andiamo a prendere il telaio. E qui, come vediamo, le cose sono molto diverse rispetto ad una macchina che siamo abituati a vedere, quindi rispetto ad una di tutte le altre marche che abbiamo visto e fatto l'unboxing fino in questo momento. Ci sono
tantissimi fili, c'è addirittura un chip decisamente grande all'interno della carrozzeria, c'è un magnete di proporzioni enorme e un motorino veramente molto piccolo. Ci sono una serie di condensatori, infatti ne abbiamo qui sul motore, sono saldati direttamente al motore, ne abbiamo qui uno davanti, insomma ci sono soluzioni tecniche decisamente molto diverse rispetto ad una vettura tradizionale. E la domanda ci viene subito spontanea: ma tutto questo è positivo oppure è negativo? Ragazzi, allora bisogna fare un certo tipo di discorso. Questa tipologia di costruzione meccanica, elettrica, questo schema un po' particolare, molto arzigogolato, sicuramente dona un aspetto sicuramente più curato a tutta quella che è l'estetica della vettura. Infatti qua possiamo notare abbiamo dei micro LED che sicuramente andranno ad accendere i fanali anteriori, dei micro LED che vanno ad accendere i fanali posteriori, abbiamo un chip abbinato anche ad un interruttorino che ci permette di andare a far girare la vettura o in un senso o nell'altro senza doverci preoccupare di invertire la corrente in pista, quindi possiamo anche giocare contemporaneamente sulle due tracce chiaramente della pista, quindi ognuno sul proprio binario, ma a senso inverso, a senso opposto. Insomma, ci sono delle soluzioni che se da un lato non sono decisamente votate alla competizione, dall'altro sono più invece rivolte ad un uso casalingo, al puro e pieno divertimento. Il chip va anche a gestirmi tutto il passaggio di corrente che mi arriva con due fili veramente minuscoli dal pick up. Vedete, non ci sono i classici capicorda che sono infulcrati all'interno del pick up, qui ci sono due fili che escono, un jack di raccordo che mi porta i fili su questo chip, da cui partono anche tutti gli altri fili sia nella parte posteriore e anteriore, ogni coppia di fili ha il suo jack, perché in questo modo possiamo facilmente andare a togliere e a disunire ogni singolo componente. Come vedete io li ho aperti un po' per farvi vedere anche come è stato strutturato. Insomma, c'è una soluzione che in qualche modo può piacere molto soprattutto ai bambini, perché vedono questa vettura in modo molto diverso rispetto a chi invece la vorrebbe utilizzare per un uso competitivo. Il motore è un motore piccolino, quindi mi aspetto che sia comunque, anche se piccolo, un motore che spinge un po', perché questa vettura ha un peso considerevole e poi ha anche questo enorme magnete messo qui in posizione centrale, oltre a quello che avevamo già visto prima nella parte posteriore. Quindi ne abbiamo uno in questa parte posteriore che lo vediamo attraverso il telaio e poi questo nascosto nella parte anteriore. Come vedete, questo è decisamente anche più grande, non dico il doppio ma quasi, rispetto a quello posteriore. Insomma, per far muovere questa vettura ci va comunque tanta coppia. Poi abbiamo una meccanica che non è tipicamente una meccanica professionale. Abbiamo un ingranaggio in plastica sia per quanto riguarda la sale posteriore, quindi la corona, che per il pignone del motore. Nonostante siano in plastica, sono abbastanza rumorosi. Anche la gola della corona stessa è in materiale plastico. Ecco, questo potrebbe alla lunga portare un'usura precoce della corona stessa, perché chiaramente quando la macchina affronta una curva va a spingere da una parte o dall'altra e quindi l'alberino che è incastrato all'interno della gola della corona spinge chiaramente sulle due pareti. Che cosa succede? Succede che queste pareti pian pianino vanno a consumarsi, la sale posteriore prende gioco laterale, i denti vanno ad allontanarsi rispetto ai denti e agli ingranaggi del pignone e quindi alla lunga potrebbe sgranarsi e quindi dovreste andare a cambiare la corona o il pignone. In questo caso la corona, essendo in plastica, non è neanche avvitata alla sale posteriore ma è soltanto inserita a pressione, quindi ha comunque buona facilità che si sposti se utilizzate magari, non so, degli oli, dei solventi o un qualche cosa che in qualche modo possa andare a diminuire l'attrito che ha sulla sale posteriore. La sale mi sembra di buona fattura, una sale sembra rettificato, infulcrato in due boccole che sono poi agganciati direttamente a due spazi sul telaio stesso della vettura, quindi non c'è nessun tipo di basculamento in verticale e poco basculamento diciamo orizzontale, dato appunto solo dalla gola della corona stessa. Nella parte anteriore abbiamo anche in questo caso un assale fisso, quindi non abbiamo i grani di
regolazione, molto scorrevole perché come vedete gira decisamente molto bene, a sale anche qui mi sembra un acciaio rettificato e anche in questo caso la sale va a scorrere all'interno di due boccole che sono direttamente piantate su due sedi nel telaio stesso. Insomma, delle soluzioni che, come abbiamo potuto vedere, sono diametralmente opposte alle soluzioni di chi invece vuol far competere queste vetture un uso decisamente competitivo. Abbiamo già parlato prima, ci sono due magneti, quello posteriore si può togliere a pressione, quindi basterà semplicemente andarlo a puntare da sotto e poi lo si va a sfilare. Quello invece davanti al motore abbiamo la necessità di andare a togliere una vite, quindi è proprio fissato in modo tale che non si possa togliere. Una vite serve anche per andare eventualmente a spostare questo chip, quindi se dovessimo toglierlo per qualche motivo dobbiamo per forza di cose andarlo a svitare, ben saldo, ben piantato sul telaio della nostra vettura. E poi, come dicevamo prima, abbiamo un pick-up decisamente molto particolare. Vedete, un pick-up molto grande, sembra quasi un pick-up o in 1.24 oppure un pick-up che si utilizza per le piste in legno. Le spazzole sono le classiche spazzole Carrera, quindi si vanno ad inserire ad incastro, non sono spazzole che si vanno ad infilare, anche perché qui il raggiungimento delle spazzole vere e proprie, quindi dei fili, non è possibile come sulle altre vetture, ma per farlo dovremmo andare a svitare queste due viti che vanno a tenere il pick-up e soprattutto la molla di ritorno del pick-up, una molla decisamente importante, una molla con una buona forza e in qualsiasi condizione mi va sempre e comunque a riportare il pick-up nella posizione centrale predefinita. Questa è sicuramente, devo dire, un'ottima soluzione. Va detto anche che le luci sia anteriori che posteriori possono essere tranquillamente tolte, perché basterà semplicemente andarle a sfilare dalla loro posizione, come vedete io lo posso fare, e poi andare a sganciare i cavetti di collegamento. Il problema è che questi cavetti si possono chiaramente sganciare, ma sul chip sono comunque saldati, quindi vi rimarrebbe un pezzettino di cavetto con il suo connettorino che sbalonzola all'interno della vettura, anche perché non posso andare a togliere il chip, perché sul chip ci vanno sia i cavi del motore che sono saldati, sia i cavi del pick-up che sono anch'essi saldati. Mi piacerebbe poi fare la prova di andare ad agganciare direttamente i cavi del pick-up sul cavo, diciamo, del motore per vedere quello che succede. Sono curioso di sapere se i connettori sono già stati predisposti per permettermi una cosa di questo genere, se ci hanno pensato oppure se non è proprio fattibile. Insomma ragazzi, vedete che è una macchina che ha una struttura tecnica, una costruzione molto diversa da quelle che siamo abituati, quindi la domanda è: portereste una macchina così in gara? Bisogna molto probabilmente pensarci, con i giusti accorgimenti sicuramente potrebbe anche essere una valida soluzione, magari cambiando il telaio. Qui non abbiamo neanche un banchino separato, per cui se volete utilizzare un altro motore avete la necessità per forza di andare a cambiare il telaio, se no vi dovete accontentare del piccolo Mabuchino UK. Posizionato in line, non è possibile metterlo né angle winder né sidewinder perché non ha assolutamente altre posizioni. I cerchi sia anteriori che posteriori sono in materiale plastico. La gomma mi sembra abbastanza buona, molto porosa già di suo, non mi sembra una gomma che scivoli più di tanto, però è una gomma abbastanza stretta, alta nella sua spalla, insomma una gomma anche in questo caso strana anch'essa rispetto a tutte le altre gomme che abbiamo visto fino a questo momento. Beh ragazzi, vi ho fatto vedere la carrozzeria, vi ho fatto vedere il telaio, penso che anche voi un po' come me siete curiosi di capire su quale grammatura stiamo, quindi prendiamo la nostra bilancia come sempre, andiamo a fare il peso della carrozzeria, del telaio, rimontiamo il tutto e vediamo anche la macchina completa e dopo andiamo anche a prenderne le misure. E partiamo come sempre con la nostra bilancia. La accendiamo, posizioniamo il supporto, attendiamo un secondo, poi facciamo lo 0 per sicurezza ed iniziamo proprio dalla carrozzeria. La appoggiamo e abbiamo un peso pari a 42,2 grammi. Come sempre ormai lo sapete, faccio due pesate, 42,2 grammi. Togliamo la carrozzeria e prendiamo il telaio. Lo appoggiamo per un peso complessivo pari a 71 grammi. Facciamo anche per lui la seconda pesata, 71 grammi. È arrivato ora il momento di assemblare nuovamente il nostro telaio con la carrozzeria e andiamo così anche a scoprirne il peso totale. Macchina completamente assemblata, la andiamo ad appoggiare
sulla bilancia e come vedete abbiamo un peso decisamente importante, 114,3 grammi. Alziamo e riposizioniamo, 114,3 grammi. Come dicevamo, un peso importante per una macchina decisamente importante, perché ricordiamo che Carrera utilizza un sistema tutto suo, tutto particolare per creare delle macchine decisamente molto robuste, resistenti per un uso prettamente casalingo, che hanno al loro interno una serie di funzionalità, fari anteriori, fari posteriori e poi anche un pratico pulsante per l'inversione del senso di marcia. Fatte queste prime misurazioni andiamo ora a verificarne le misure esterne della carrozzeria. Come vedete la macchina è decisamente molto lunga, infatti il calibro non ce la fa a prendere tutta la misura della lunghezza della macchina in una sola volta, per cui dovrò accontentarmi di fare una doppia misurazione. Per evitare di sbagliarmi prenderò come punto di riferimento il davanti della macchina chiaramente e poi la fine del tetto della vettura stessa, qui all'inizio del lunotto posteriore, e poi chiaramente andrò a sommare i due risultati. Quindi partiamo con la prima misurazione. Abbiamo una misurazione pari a 11,5 cm, quindi 115 mm, e andiamo a fare anche la seconda misurazione. In questo caso andremo dal lunotto. Dovremo aggiungere alla prima misurazione ancora 4,15 cm, ovvero 41,5 mm. La misura complessiva della lunghezza di questa vettura sarà dunque 15,65 cm, ovvero 156,5 mm. La larghezza posteriore misurata come sempre sul passaruota è pari a 64 mm, 6,4 cm. La parte anteriore è praticamente identica, forse leggermente più grande, e infatti abbiamo 64,5 mm, 6,45 cm. Come per tutte le vetture, mettiamo la macchina appoggiata su un lato e andiamo anche a prendere la distanza dal centro ruota anteriore al centro ruota posteriore. In questo caso la misura è pari a 9 cm, ovvero 90 mm. Insomma ragazzi, una macchina veramente molto particolare, una macchina che mi ha incuriosito, una macchina che fuoriesce un attimino dalle regole, dagli standard delle vetture che abbiamo visto fino adesso, e che sicuramente non vedo l'ora di portare in pista per capire le sue reazioni. Per cui ragazzi, abbandoniamo la visione dall'alto e iniziamo a goderci qualche giro di pista di questa splendida BMW M6 GT3 di Carrera.
Sono pronto a darvi le prime impressioni dopo aver provato questa BMW M6 di Carrera. Innanzitutto l'ho provata con il magnete, così come il produttore ce l'ha proposta, e devo essere sincero e dire che non mi sono mai divertito così tanto con una vettura da scatola, perché devo dire che i due magneti che la vettura monta già all'origine sono ben bilanciati e donano alla vettura una guidabilità veramente molto efficace. Infatti ho potuto tirare nel mio tracciato con la massima sicurezza ed in effetti la vettura non scodava, non usciva, ma manteneva comunque una buona velocità. Ottimo anche il motore, perché alla fine si è dimostrato essere comunque veloce, in grado di sopportare e supportare in modo decisamente molto agevole la vettura. Come vedete ho voluto effettuare anche un test in assenza di luce, solo con i fanali anteriori e posteriori, per capire se questi potevano comunque aiutare nella guida notturna. Beh ragazzi, assolutamente no. Se togliete la luce, questi fanali sono solo ed esclusivamente coreografici, ma sicuramente non vi aiutano. Io ho potuto guidare la macchina perché aveva entrambi i magneti ancora montati sul telaio e quindi era praticamente incollata al suolo. Chiaramente l'andatura era un'andatura tranquilla, era un passo che mi permetteva di non uscire sul tracciato e quindi poter guidare tranquillamente al buio. Belli comunque i fanali, perché anche in luce normale, in luce ambientale, donano comunque un aspetto decisamente molto aggressivo alla vettura. Tutto cambia invece se andiamo a togliere i magneti. Nonostante io abbia fatto il solito setup che normalmente si può fare ad una macchina da scatola, senza però tra l'altro cambiare assolutamente nessun componente, quindi un attimino andare ad aggiustare quelle che sono le spazzole, svitare leggermente le viti tra carrozzeria e telaio per dare un certo basculamento, beh la macchina ragazzi non sta in strada, quindi tutto cambia, tutto diventa molto più difficile. Diciamo che siamo al limite della guidabilità, non è possibile accelerare, se lo si fa la macchina scoda, un po' come stare sul ghiaccio insomma, quindi rende tutto decisamente molto più esasperato. Non mi sono divertito per niente, ho rimpianto i magneti. Dobbiamo quindi dire che questa vettura è adatta sicuramente ad un uso casalingo, ma nel caso uno la volesse utilizzare senza magneti, magari per approcciarsi ad un uso competitivo, beh qui le modifiche da fare sono parecchie. Inizierei soprattutto dai cerchi, magari cambiandoli e utilizzando così anche delle gomme decisamente più appropriate, anche se in realtà mi sono sembrate, quando ho fatto l'unboxing, delle gomme morbide con una mescola particolarmente confortevole, si sono poi dimostrate praticamente inefficaci, nonostante io abbia utilizzato una pista Polycar, un tracciato con un fondo decisamente eccezionale sviluppato appositamente per i modelli da pista. Insomma ragazzi, la Carrera forse si avvicina di più ad un uso casalingo, ad un uso domestico, magari ad un giocattolo, anche se la parola non è proprio quella corretta, ma di certo se la vogliamo mettere a confronto con delle altre vetture un po' più professionali, diciamo dal taglio prettamente agonistico, certo la forbice si allarga e quindi siamo costretti ad intervenire pesantemente. La macchina comunque è decisamente interessante, è bella, la carrozzeria mi piace veramente un sacco e molto probabilmente qualche piccolo ritocco proverò a farlo per cercare di renderla un po' più guidabile anche senza magnete. Alla fine di tutti i miei test, il tempo che questa vettura ha staccato sui 4 giri del nuovissimo tracciato Polycar Slot Car Tech è stato di 40 secondi e 29 centesimi. È stata la prima vettura a segnare un tempo su questo nuovissimo tracciato, ma sicuramente non sarà l'ultima, e come sempre i tempi li trovate sul sito ufficiale di Slot Car Tech, www.slotcartech.it. Mi raccomando, andate a guardarlo perché sicuramente troverete materiale interessante. E voi ragazzi, che cosa ne pensate di questa Carrera? Ne avete, le utilizzate e quali interventi avete fatto per renderle più guidabili? Oppure le utilizzate ancora con il magnete? Beh, scrivetemelo nei commenti, siamo tutti curiosi anche di conoscere le vostre personali esperienze. Come sempre, se il video vi è piaciuto, avete trovato interessante quello che vi ho mostrato, vi piace questa macchina, vi piace tutto l'universo e il mondo Carrera, mi raccomando mettete un like, condividete il video e per chi non l'ha ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella in modo da non perdere tutti gli altri video che usciranno sempre qui sul canale Slot Car Tech. Noi ragazzi ci diamo come sempre l'appuntamento per il prossimo video.